Bentornati qui sul canale. Finalmente l'inverno è finito, è arrivata la primavera, è arrivata la bella stagione. Questo inverno sembra essere durato praticamente 6 mesi, era infinito, sempre pioggia, sempre temperature fredde. E quindi prima di tirar fuori le vostre moto e di cominciare con i vostri giri per le strade, per le montagne e quant'altro, c'è una cosa che dovete ricordarvi di fare, o magari avete già fatto: lo spurgo del liquido dei freni e della frizione. È un lavoro che bisogna fare ogni 2 anni perché il liquido dei freni tende a assorbire umidità e questo può generare problemi nella frenata, può generare una spugnosità nella leva del freno sia in quello anteriore che in quello posteriore. La procedura che andrò a spiegarvi in questo breve tutorial è valida per qualsiasi tipologia di moto con e senza ABS, mentre per il GS in questione, questo è un bialbero, quindi il tutorial è semplicissimo. La differenza è nelle annate precedenti al 2007, quindi le BMW che hanno un sistema ABS diverso dal sistema di seconda generazione, prima di quell'annata, quindi antecedenti al 2007, utilizzano invece un servofreno, pertanto la procedura non sarà identica. Quindi per quelle annate sarà meglio rivolgersi ad un'officina che si occupa di questa lavorazione, onde evitare di non andare a spurgare per intero tutti i circuiti e quindi avere dei problemi sulla frenata, dei problemi sul servofreno che potrebbe in fase di avvio della moto fare un check e riconoscere alcuni errori, pertanto potremmo avere dei problemi nel sistema frenante. Quindi è meglio evitare di farlo da soli, è meglio rivolgersi in un'officina per quel tipo di lavorazione. Allora, GS 1200 bialbero, lo stesso procedimento vale anche per la monoalbero. Cambio dell'olio della frizione, olio idraulico BMW, una bottiglietta con una cannuccia per fare in modo che dalla valvola di scarico della frizione possiamo scaricare l'olio per aggiungere l'altro nuovo, e una chiave da 8 col quale andremo a girare la vite della valvola di sfogo. Ma per prima cosa andiamo a raccogliere l'olio vecchio dalla vaschetta. Una volta rabboccata la vaschetta con l'olio nuovo, per fare in modo di non avere mai una situazione di vuoto e poter spurgare dalla valvola l'olio che scorrerà, l'altra persona si occuperà di svitare e avvitare durante le pompate della frizione per fare in modo di far scendere l'olio vecchio e dare il modo all'olio nuovo di poter entrare in circolo nella frizione. Vai. Intanto possiamo vedere che l'olio comincia a scendere. Arrivati a questo punto andiamo a rabboccare nuovamente e ripetiamo l'operazione. Aggiungiamo l'olio e ricominciamo. Lo stesso procedimento lo facciamo per 4-5 vaschette complete, fino a che non vediamo che nella bottiglia l'olio, che all'epoca era nero, comincia a scorrere l'olio nuovo di colore azzurro. Dopo aver scaricato 4-5 volte l'olio, rabbocchiamo riportando al livello massimo all'ultima filettatura. Diamo una serie di pompate per fare in modo che tutte le bolle escano e possiamo andare a richiudere il tutto. Adesso andiamo a cambiare il liquido dei freni, aprendo di nuovo il tappo, togliendo la guarnizione, ricordandoci di andare a togliere la spugna che c'è all'interno del piccolo serbatoio. Mettiamo dei panni di cotone sotto a dove andiamo a lavorare, perché l'olio dei freni, se cade sulla vernice, combina dei danni. Adesso andiamo a togliere il cappuccio di protezione della valvola sulla pinza e con una chiave da 8 andremo a svitare ogni volta che daremo le pompate, per fare in modo che il liquido da sopra si svuoti, inserendo il nuovo liquido. Così facendo non avremo bolle nell'impianto frenante e possiamo aggiungere l'olio nuovo. Arrivati a questo punto, quindi quando cominciamo a vedere l'estremità delle due viti di supporto, andiamo a rabboccare. Non facciamo in modo che l'olio finisca completamente, perché dopo non faremo altro che far entrare nuove bolle nel circuito. Prendiamo un olio per freni DOT 4, scegliete la marca che preferite, andiamo a rabboccare il contenitore.
la stessa procedura la facciamo come per la vaschetta della frizione, 3-4 volte, in maniera tale che l'olio nuovo cominci a fluire e l'olio vecchio possa uscire dalla valvola. Finito lo spurgo della pinza destra, con un pulitore freni andiamo a pulire l'olio che inevitabilmente cadrà dal tubicino che abbiamo usato per lo spurgo, e la situazione della vaschetta che ci troveremo è questa. Quindi quando riusciamo a vedere a galla le due viti di supporto del serbatoio, ci occupiamo della pinza di sinistra. Viene da sé che adesso l'olio vecchio si troverà di più nella parte ormai sinistra, perché questa porzione, questa sezione di tubo deve essere ancora spurgata, quindi non sarà necessario rifare uno spurgo di un paio di vaschette di liquido, sarebbe inutile. Pertanto con 5, 6, 7 pompate dovremmo riuscire a vedere la differenza di colore dell'olio che uscirà anche dalla pinza di sinistra. Spurgata la pastiglia di sinistra, rimettiamo l'olio a livello nella prima filettatura delle due e andiamo a riporre la spugna. Rimettiamo il tappo di gomma e richiudiamo il tutto. Quindi, come avete potuto vedere, freni sono stati spurgati, la frizione è stata spurgata, è stato messo il nuovo liquido in entrambi i serbatoi. Vi renderete conto fin dai primi chilometri che cambiando, andando a sostituire l'olio della frizione, sentirete una corsa diversa della leva. Sarà molto più semplice gestire la leva con solamente 2 dita, sentirete le cambiate molto più fluide, sentirete una frizione molto più confortevole durante la partenza, durante le cambiate in salita e durante le scalate. Come per gli altri video vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale, spero che il video vi sia stato utile, sia stato di vostro gradimento e soprattutto abbiate trovato molto semplice l'apprendimento e quindi la possibilità di poter immedesimarvi nella lavorazione sulla vostra moto. E di nuovo vi auguro una buona giornata, una buona primavera e un saluto da Claudio. Ciao!